Cosa accomuna il compositore barocco Pachelbel e il famoso anime giapponese Dragon Ball? Alla fine del 1600 il compositore tedesco Pachelbel compose il famoso canone per 3 violini e basso continuo, oggi conosciuto come canone di Pachelbel. Il canone si basa su un basso ostinato che si ripete, cioè uguale lungo tutto il brano, e che si muove per quarte discendenti e seconde ascendenti, seguendo uno schema preciso. Questo basso è una variante di quel giro di accordi antichissimo che nella storia della musica si chiama romanesca. La romanesca nasce nel Rinascimento e arriva fino ai giorni nostri. La ritroviamo addirittura in gruppi pop contemporanei come i Nirvana o i Village People, oltre ad essere alla base della sigla italiana di Dragon Ball Z, What's My Destiny, Dragon Ball. What is my destiny, Dragon Ball? Io so che tu lo sai, Dragon Ball, perché c'è un drago che sia grande come te. What is your destiny, Dragon Ball? Tu non ce lo dici. Ma come nasce la romanesca? E in quale altre canzoni pop è impiegata? Lo scoprirete alla fine di questo video. Siamo in Spagna nel 1538 e il compositore Luis de Narváez pubblica una raccolta di musica per vihuela, uno strumento simile all'attuale chitarra. La raccolta contiene la prima attestazione di una romanesca. È il brano Guárdame las bajas. Quella che state ascoltando, però, è la forma originaria della romanesca. È diversa dal canone di Pachelbel, di più di un secolo dopo. Ma notiamo già il tipico movimento del basso, che si muove per quarte discendenti e seconde ascendenti. La romanesca era popolarissima nel Rinascimento e si ritrova variata in centinaia di composizioni di ogni tipo. La ritroviamo per esempio nell'opera del 1576 Intavolatura de cimbalo del napoletano Antonio Valente. Ma la ritroviamo anche leggermente variata nella selva di varie composizioni di intavolatura per cimbalo del messinese Bernardo Storace del 1664. Il basso di romanesca si poteva utilizzare anche come base di un brano vocale. Per esempio, in questo madrigale a 2 voci di Monteverdi del 1619, Oimè, dov'è il mio bene, riconosciamo il tipico basso di romanesca, come specificato dall'autore stesso all'inizio del brano. Nel Settecento però la romanesca cambia, si trasforma. Il canone di Pachelbel è una variazione del basso di romanesca e conserva quella che è la sua caratteristica peculiare, e cioè questo alternarsi di quarte discendenti e seconde ascendenti. Alcuni musicologi, come Gjerdingen, sottolineano la continuità tra la romanesca rinascimentale e il famoso canone di Pachelbel, tanto da definire quest'ultimo Pachelbel romanesca oppure Leaping romanesca. Questo basso era molto popolare come materiale di studio, infatti compare spessissimo nei partimenti. I partimenti erano dei bassi su cui il musicista si esercitava, improvvisando e armonizzando. Nel Settecento ogni compositore custodiva gelosamente il proprio quaderno dei partimenti, magari ereditato dal maestro.
Questa pratica era nata nei conservatori napoletani e si era diffusa poi nel resto d'Europa. Qui vediamo per esempio il libro dei partimenti di Fedele Fenaroli, compositore del Settecento di scuola napoletana. E tra i vari esercizi da svolgere, naturalmente, ritroviamo anche lo schema della romanesca. Sta di fatto che la romanesca, nella sua variante settecentesca, e quindi ricordo diversa dalla romanesca rinascimentale, diventerà uno stilema base di tutta la musica tardo-barocca e la ritroviamo in centinaia di composizioni. Ascoltate questo credo da una messa di Giovanni Ristori, compositore italiano del Settecento attivo alla corte di Dresda. Noterete la stessa progressione del canone di Pachelbel. Praticamente alla corte di Dresda nel Settecento ascoltavano la sigla di Dragon Ball. What is the destiny? Dragon Ball. Io so che tu lo sai, Dragon Ball. Se ti piace questo video, ti invito a iscriverti al canale YouTube e a recuperare i video passati. Sono tanti e spaziano dalla musica antica a quella del Novecento. Inoltre ti invito a condividere, mettere mi piace e eventualmente supportarmi con una donazione. La stessa progressione la ascoltiamo per esempio anche in questo passaggio tratto dalle Nouvelles Suite de Pièces de Clavecin del 1726 del compositore francese Rameau. Lo possiamo ascoltare in questo brano meraviglioso di Jommelli, un compositore italiano del Settecento, in cui tra l'altro percepiamo tutta la leggerezza disimpegnata dello stile galante. Lo stile galante si sviluppa nel Settecento ed è la versione musicale del rococò. Questa progressione di accordi diventerà una costante nella storia della musica e sopravviverà oltre il periodo barocco, tanto che la ritroveremo addirittura in una delle sonate tarde di Beethoven, nell'opera 109. Durante il Settecento si diffuse un'ulteriore variante della romanesca, la variante per grado. Gli accordi sono gli stessi della variante per salto che abbiamo visto, ma il basso scende per gradi congiunti e non per salti di quarta. Questa versione della romanesca la possiamo ascoltare in centinaia di brani di musica tardo-barocca. E alla fine del 1700 la ritroveremo anche in questo famoso quintetto dall'atto primo del Flauto magico di Mozart. Insomma, la romanesca, nelle sue diverse forme e varianti, ricorre in tutta la storia della musica ed è anche alla base di centinaia di canzoni pop. Avete presente Go West dei Village People? Fatemi sapere nei commenti se conoscete altre canzoni pop che si basano sul canone di Pachelbel. Ce ne sono centinaia. Io vi saluto, alla prossima!